L'elemento della trasparenza e dei riflessi dell'acqua è all'origine della mia pittura. Io ho iniziato a dipingere proprio perché mi colpiva questo pezzo di realtà. Di conseguenza è un po' la mia cifra, nel senso che anche se l'acqua non c'è io la vedo, è una parte costitutiva di me. Nei dipinti veneziani, ad esempio, il pavimento di Piazza San Marco sembra quasi una grande massa d'acqua per i riflessi e i colori che crea. E anche quando ho iniziato a confrontarmi con la città di Milano per rendere la dinamicità dei palazzi e della città milanese, ho dovuto riguardare bene tutti i riflessi dell'acqua che avevo fatto. Milano ha rappresentato un punto di svolta per il mio percorso sia umano che artistico. Innanzitutto è stata la prima città che è entrata come soggetto nei miei quadri, cioè prima la città era solo uno sfondo per il mare o la laguna, invece con Milano la città è entrata prepotentemente nella tela. Ci è entrata in un modo non scontato, anzi il primo impatto non è stato semplice. Ricordo la prima opera che ho fatto, Via Andrea Costa, che è una carta, ed è iniziata proprio con un gesto violento della china nera contro il cielo. Da lì è partito tutto, un grido di un inizio. È stato un primo impatto molto forte in cui la mia pittura ha dovuto cambiare completamente regole. I fili sono stati il primo elemento di questo percorso, è un elemento effimero, fragile, in cui mi ci ritrovavo e capivo che dovevo andare a fondo, dipingerlo sempre di più per capire qual era la mia strada. Di New York fin da subito mi ha colpito la fittissima rete di strisce pedonali e altre indicazioni stradali che copre la superficie delle strade, e allo stesso modo in cui la rete dei fili del tram delle strade di Milano, questo parallelo mi ha incuriosito molto e ho iniziato un lavoro su questo. Le strade di New York inoltre non hanno un inizio e una fine, sembra che vadano da un orizzonte all'altro. E questo aspetto, che a Milano non esiste, dà un senso di profondità incredibile. Quando dipingo mi sento, diciamo, uno spadaccino, perché la mia è una lotta contro la tela. Questa lotta nell'afferrare e nel combattere per far venire fuori quello che ho visto di quel posto che mi ha colpito. La colatura per me è un modo per rendere il lavoro più fluido, più di impatto, e infatti decido di far colare il colore perché quando inizio un lavoro è un avvenimento che accade, non posso afferrarlo subito, e quindi nel far colare il colore, poi riprenderlo, poi riattaccare con la spatola, è come se fosse il mio modo di guardare la realtà, no? Di cercare di afferrarla con i colori.
Desidero essere dentro le cose, che l'opera venga da quel dentro e sia capace di rilanciare le cose.